ISO e così via. Il vero valore aggiunto è proprio questo, l'intercambiabilità dei parametri di scatto quando tutti ragionano in stop. Tutto chiaro, vero? No, eh? Vabbè, ok, ho capito. Vediamolo con un esempio pratico. Partiamo dal punto d'arrivo. Questa foto è stata scattata con una macchina full frame digitale a ISO 400, diaframma f2.8 e tempo 1/13 di secondo. Si tratta della migliore combinazione? Non necessariamente, ma c'è comunque un razionale. Il valore 400 ISO è stato scelto per poterci muovere con la sensibilità sia in alto che in basso. Il diaframma f2.8 è stato impostato per separare lo sfondo con un po' di sfocato. Il tempo è quindi il parametro mancante che scegliamo di trovare aiutandoci con l'esposimetro. Vediamo rapidamente come, utilizzando macchine molto diverse fra loro, ad ulteriore conferma del fatto che, pur variando epoca, tecnologie e modelli di fotocamera, i principi dell'esposizione restano sempre gli stessi. Ho un serpente nello stivale. Sì, ok, ho capito, andiamo avanti. Cominciamo con una Pentax K1000 del 76, guardando insieme dentro il suo oculare. La misura dell'esposizione viene fornita dalla macchina con un'asticella mobile, che può variare fra un estremo col segno più ed uno col segno meno. Intuitivamente, se le nostre impostazioni dovessero portare l'asticella verso il segno più, scattando otterremmo una foto sovraesposta. Al contrario, se la portassimo verso il segno meno, il nostro scatto darebbe vita ad una foto sottoesposta. Nel nostro esempio, avendo caricato una pellicola da 400 ISO e impostato il relativo selettore, con un'apertura pari ad f2.8, variamo il selettore dei tempi fino a portare l'asticella al valore d'equilibrio. Guardando quindi lo stesso selettore, troviamo che il tempo giusto equivale ad 1/4 di secondo. A questo punto la macchina è ben impostata. Siamo quindi pronti a scattare la foto. La Praktica BC1 Electronic mostra nel suo oculare un esposimetro decisamente più evoluto. È infatti provvisto di un'indicazione LED del tempo di scatto consigliato sulla base dell'ISO della pellicola caricata e del valore di diaframma scelto. Quest'ultima informazione tra l'altro compare anche in basso nella vista dell'oculare, affinché il fotografo abbia tutte le informazioni disponibili sotto mano, o meglio sott'occhio. Nuovamente, avendo già impostato il valore di 400 ISO ed il valore del diaframma 2.8, non dovremo far altro che ruotare il selettore dei tempi sul valore suggerito nell'oculare, ovvero 1/8 di secondo. La macchina è a questo punto correttamente impostata per lo scatto. Facciamo quindi un balzo temporale di quasi 30 anni, impiegando una Canon EOS 6D per ritrarre la stessa scena. Trattandosi di una fotocamera sicuramente più recente, l'esposimetro ragiona direttamente in stop. Avendo anche in questo caso impostato la sensibilità ad ISO 400 e il diaframma ad f2.8, ruotiamo il selettore dei tempi affinché l'esposimetro possa posizionarsi esattamente sul riferimento centrale, ovvero sullo 0. Andando quindi a leggere il tempo, scopriamo che il valore ottimo sembra essere pari a 1/13 di secondo. L'esposimetro, per la sua comprovata utilità, su molte fotocamere è oramai visualizzato praticamente ovunque. Oltre all'oculare e allo schermo posteriore sono spesso disponibili letture su un ulteriore display visibile dall'alto. Proviamo a fare un esperimento. Alteriamo appositamente l'esposizione sottoesponendo di 2 stop tramite una variazione della sensibilità. Tenendo tutto il resto com'era, abbiamo quindi cambiato il valore ISO da 400 a 100, ricordando che 2 stop in meno sulla sensibilità equivalgono a dividere 2 volte per 2. L'esposimetro si accorge subito del cambiamento. Avendo infatti diminuito la sensibilità, la combinazione tempo-diaframma prima adeguata risulta ora decisamente inappropriata, tant'è che, scattando la foto con queste nuove impostazioni e mettendola a confronto con lo scatto precedente, le differenze appaiono evidenti. Per risolvere, potremmo recuperare 2 stop tolti sulle ISO aggiungendoli al diaframma, oppure aggiungendoli al tempo, oppure potremmo aggiungere uno stop al diaframma ed uno al tempo.
e così via, con tutte le combinazioni possibili frazionando ulteriormente gli stop. In questo modo potremmo riportare la foto alla stessa luminosità della precedente, il che però non vuol dire che riotterremo la stessa identica foto, e nel seguito capiremo bene il perché. Concludiamo questa carrellata di esempi con una mirrorless Lumix LX100. Mantenendo ISO 400 ed f2.8, il tempo in grado di azzerare l'esposimetro si riconferma ad un tredicesimo di secondo, proprio come nell'esempio della Canon. Volendo nuovamente alterare l'esposizione, cerchiamo stavolta di sovraesporre di 2 stop, agendo però sui tempi. In questo caso, aggiungere 2 stop equivale a quadruplicare il tempo. Impostiamo quindi un valore prossimo a un terzo di secondo. Come prevedibile, l'esposimetro rileva il cambiamento, sbilanciandosi subito di 2 stop verso l'alto. In questa nuova situazione, la combinazione dei rimanenti parametri, quali sensibilità e diaframma, deve essere necessariamente rivista. Scattando infatti con queste impostazioni e confrontando con la precedente foto realizzata a un tredicesimo di secondo, è evidente come il nuovo tempo scelto si riveli troppo lungo. Volendo comunque lasciare un terzo di secondo, potremmo togliere 2 stop in eccesso secondo la logica che oramai ben padroneggiamo, sottraendoli tutti al diaframma, sottraendoli alla sensibilità, oppure togliendone uno al diaframma ed uno alla sensibilità, e così via, con tutta una serie di combinazioni possibili con frazioni di stop. Una cosa estremamente interessante da notare è che nelle mirrorless, grazie al mirino elettronico, è possibile vedere l'anteprima dell'esposizione in tempo reale anche guardando nell'oculare, cosa che nelle reflex, per come sono costruite, risulta impossibile fare, se non in modalità live view. Il titolo scelto per quest'ultima parte conclusiva non è scelto a caso. Finora infatti abbiamo giocato con tempi, diaframmi, ISO, come se fossero perfettamente intercambiabili fra loro. E per quanto questo resti generalmente valido in termini di luminosità, dal punto di vista artistico-compositivo invece dobbiamo essere in grado, ora che abbiamo acquisito un po' di tecnica, di comprendere chi governa cosa e dentro quali limiti. Potremmo stare quindi per ore a parlare di rumore, saturazione, rolling shutter, nitidezza, nefandezza, stitichezza e chi più ne ha più ne metta. Sono sicuro che ne uscireste però ulteriormente provati. Intraprendiamo quindi quest'ultima fase insieme, con degli esempi pratici, esempi che potete tranquillamente ricreare a casa vostra con un po' di fantasia. Questa sequenza di foto è stata scattata mantenendo lo stesso soggetto e la stessa inquadratura grazie all'uso di un treppiedi, variando il diaframma per mostrarne gli effetti sulla foto finale. Cominciamo quindi una prima rapidissima analisi della scena, cosa che dovremmo sempre fare prima di metter mano alla macchina. Essendo il soggetto immobile, così come lo è la macchina fotografica, il tempo non rappresenta sicuramente un parametro cruciale e lo lasceremo quindi come variabile libera, da fissare successivamente grazie alla lettura dell'esposimetro. Considerata inoltre l'abbondante illuminazione della scena, abbiamo un motivo in più per impostare una sensibilità bassa. Scegliamo quindi 100 ISO, essendo il minimo valore impostabile sulla fotocamera impiegata. I tempi di scatto tenderanno ad allungarsi, ma abbiamo già visto che la cosa non ci preoccupa. Il diaframma è stato variato di uno stop alla volta in tutto il range a disposizione della lente utilizzata, quindi da f2.8 ad f22. Analizziamo a questo punto più a fondo le foto agli estremi, in quanto più rappresentative, partendo da quella alla massima apertura, ovvero f2.8. La prima cosa che possiamo notare è che, nonostante i 100 ISO, la forte luminosità della scena e la grande apertura utilizzata portano il tempo di scatto ad essere molto breve. In queste condizioni è infatti possibile scattare ad un 1250 di secondo. Passiamo quindi agli aspetti prettamente grafici. Sebbene il volto del soggetto abbia una buona messa a fuoco, gli oggetti nelle immediate vicinanze, come ad esempio il fucile, appaiono già sfocati.
Alcuni dettagli, come ad esempio la scritta sugli sportelli e la ruota anteriore, risultano abbastanza sfocati. Una maggiore nitidezza susciterebbe probabilmente più interesse nell'osservare la foto. Lo sfondo è nettamente sfocato, il che garantisce un'elevata separazione dal soggetto. Questo non rappresenta sicuramente un male, infatti in questo modo lo sfondo non costituisce una distrazione. Prendiamo ora la foto ad f22. Osservando come, ad una chiusura del diaframma senza variazioni sulla sensibilità, segue un tempo di scatto estremamente più lungo, pari addirittura ad un ventesimo di secondo. Analizzando nuovamente alcune parti rappresentative della foto, si può notare come il soggetto risulti ora completamente a fuoco, compresa l'arma che in precedenza era sfocata. I dettagli come la scritta sugli sportelli e la ruota anteriore sono ora nitidi, risultando così più interessanti. Lo sfondo è molto meno sfocato di quanto non lo fosse prima. Cominciano ad emergere infatti alcuni dettagli che disturbano la visione complessiva dell'immagine. Mettendo a confronto le due foto, quello che emerge è che disporre di una grande apertura del diaframma, oltre a permettere un abbassamento drastico dei tempi, permette il controllo della profondità di campo, ovvero l'estensione della profondità nella quale è mantenuta una buona messa a fuoco. Avere lenti capaci di una grande apertura offre quindi maggiori capacità di scatto, ma ciò non vuol dire che il risultato migliore si ottenga sempre a tutta apertura. Nell'esempio mostrato potrebbe risultare infatti più piacevole una soluzione intermedia, con diaframma ad f11. Come nell'esempio precedente, anche questa sequenza di foto è stata scattata allo stesso soggetto, mantenendo la stessa identica inquadratura grazie all'uso di un treppiedi. Stavolta però è stato variato il tempo, al fine di mostrarne l'impatto sulla foto finale. Facciamo nuovamente una prima analisi della scena, per capire meglio quali parametri abbiamo bloccato e perché. Per quanto l'inquadratura sia statica, la scena comprende elementi dinamici, quale il ventilatore nella parte inferiore. Volendone rappresentare al meglio il movimento, la scelta del tempo di esposizione risulta stavolta di prioritaria importanza. Proviamo quindi a variare i tempi fra un 3200 ed un 50 di secondo, uno stop alla volta. Volendo mantenere la stessa profondità di campo su tutti gli scatti, lasceremo l'apertura ad f2.8, così da isolare meglio il soggetto dallo sfondo. Avendo fissato il diaframma, l'unico modo rimasto per ribilanciare la variazione del tempo è quello di modificare la sensibilità. Il valore ISO sarà quindi la nostra variabile. Concentriamoci a questo punto sulle foto agli estremi, partendo con un'analisi più approfondita di quella scattata ad un 3200 di secondo. Già da una prima occhiata, le pale del ventilatore sembrano quasi ferme. L'effetto movimento si percepisce poco, il tempo scelto è decisamente troppo breve. Per quanto concerne l'apertura del diaframma e la conseguente profondità di campo, la scelta di un f2.8 sembra ben bilanciata, offrendo una messa a fuoco più o meno completa del soggetto ed una netta separazione dello sfondo per effetto dello sfocato. Infine, avendo fissato tempo e diaframma, per la luminosità della scena in gioco si richiede una sensibilità di 6400 ISO. In queste condizioni comincia a diventare visibile qualche effetto di rumore, specialmente nelle aree con minore contrasto e dettaglio. Passando ora alla foto scattata ad un 50 di secondo, si nota subito che l'effetto movimento è reso in maniera decisamente più visibile, forse anche un po' troppo. Le pale sono infatti talmente mescolate nel movimento da non risultare neanche minimamente visibili. Per quanto concerne l'apertura, l'aver mantenuto il diaframma ad f2.8 ha garantito la stessa profondità di campo della foto precedente, con la medesima separazione dello sfondo. In termini di sensibilità, ci aspettiamo che l'esposimetro suggerisca di sottrarre i 6 stop aumentati sul tempo, e infatti il nuovo valore da impostare è proprio pari a 100 ISO. Con tale sensibilità, la grana data dal rumore è praticamente sparita, conferendo maggiore nitidezza alle aree con dettagli e maggiore uniformità alle aree sfocate, per una qualità complessiva della foto decisamente migliore. Mettendo a confronto i dettagli delle due foto, emerge quanto segue. Tempi brevi tendono a congelare il movimento nelle immagini, per farlo però è necessario controbilanciare da qualche parte, e se proprio non vogliamo o non possiamo farlo sul diaframma, dovremo aumentare la sensibilità, accettando purtroppo una minore qualità dell'immagine per effetto del rumore.
In base a quanto finora commentato, potremmo quindi pensare di scattare con un tempo ben più lento di un 3200 di secondo, ma non al punto di arrivare a un cinquantesimo. Questo ci permetterebbe di utilizzare una sensibilità sicuramente inferiore a 3200 ISO, sebbene superiore a 100 ISO. Una piacevole via di mezzo potrebbe trovarsi in un tempo pari ad un 200 di secondo. Tenendo infatti il diaframma ad f2.8, la foto potrebbe essere scattata tranquillamente a 400 ISO. In questo esempio conclusivo affrontiamo nuovamente una scena statica, caratterizzata da una luminosità estremamente bassa. Vogliamo infatti vedere cosa accade al variare della sensibilità. Per farlo partiamo analizzando la scena. Una volta ottenuta la desiderata inquadratura e composizione, scegliamo un valore di diaframma che consenta di mettere a fuoco sia la sorgente luminosa che il volto del soggetto, sfocando leggermente il resto del corpo. In questa situazione un f7.1 si rivela adatto allo scopo. Volendo vedere gli effetti della sensibilità, proviamo a scattare diverse foto nell'intervallo compreso fra 400 ISO e 25.600 ISO, variando di uno stop alla volta. Una volta definiti i valori di diaframma ed ISO, il tempo non può che rappresentare la nostra variabile. L'esposimetro ci aiuterà di volta in volta a trovare i valori giusti. Concentriamoci ora sulle foto agli estremi, partendo da quella scattata a 400 ISO. In prima battuta osserviamo come, con questa sensibilità e diaframma, il tempo di scatto vada impostato ad un ventesimo di secondo. Tale intervallo potrebbe in alcune circostanze rivelarsi troppo lungo. Se scattassimo ad esempio a mano libera otterremo probabilmente una foto mossa. Ora andiamo a guardare più attentamente la scena. La scelta di un diaframma ad f7.1 conferma una buona messa a fuoco dei due elementi principali della foto, quali la sorgente luminosa ed il volto. Per quanto il volto risulti molto illuminato, alcuni dettagli sono forse troppo in ombra. Potremmo comunque provare a recuperarli successivamente con qualche programma di photo editing. L'area sulla destra si presenta nera ed uniforme, come desiderato. Passando quindi alla foto scattata a 25.600 ISO, si notano già alcune importanti differenze. In primo luogo sul tempo di scatto. In contrapposizione al tempo richiesto per lo scatto a bassa sensibilità, godendo ora di un'alta sensibilità, risulta sufficiente un tempo di un 1250 di secondo, grazie al quale lo scatto diventerebbe possibile anche a mano libera. Osservando i soggetti principali, sebbene la qualità della foto sia visibilmente scesa, l'aver lasciato il diaframma alla stessa apertura non ha alterato la profondità di campo. I dettagli più in ombra cominciano a risentire degli effetti del rumore. Se volessimo farli riemergere con un programma di photo editing, il risultato potrebbe non essere dei migliori. L'area sullo sfondo ha perso fedeltà rispetto alla foto precedente, assumendo una tonalità bluastra anziché il desiderato nero profondo. Le viste di dettaglio non fanno altro che confermare come la sensibilità rappresenti un'importante moneta di scambio, specialmente quando si vogliono accorciare i tempi senza variare il diaframma. Purtroppo, come effetto collaterale, ad alte sensibilità si ottiene una qualità di immagine inferiore, in alcuni casi talmente degradata da rendere la foto irrecuperabile. In questa scena in particolare, non avendo restrizioni sulla scelta dei tempi, è evidente come risulti preferibile scattare almeno il valore di ISO messo a disposizione dalla fotocamera. Per scattare quest'ultima foto a 100 ISO con f7.1 è stato impostato un tempo pari ad un quinto di secondo. Bene, siamo quindi giunti al termine di questo videocorso sull'esposizione. Spero vivamente che tutto questo lavoro possa tornarvi utile e che serva a farvi appassionare ancora di più a quello che è l'affascinante e sconfinato mondo della fotografia. Ho intenzione di realizzare nuovi video, ma per farlo ho bisogno del vostro incoraggiamento e supporto. Vi basterà quindi iscrivervi al canale e cliccare mi piace su questo video. Vi ringrazio di cuore. A presto!